Benvenuti sul canale Krampus Box. Questo canale YouTube è stato creato con l'intento di aiutare tutti gli amanti del gioco da tavolo. Oggi nello specifico parleremo di Boss Monster, un gioco abbastanza semplice e di rapida spiegazione, con i tempi di una partita che si aggireranno intorno ai 15-20 minuti, una volta assimilate bene le regole del gioco. Boss Monster è un gioco del 2012 circa. Pensate che il Kickstarter aveva raggiunto dopo sole 26 ore il target di $12.000. Infatti ha avuto subito un rapido successo, anche grazie a questa grafica 8-bit molto appetibile che presenta, che ricorda i vecchi videogiochi degli anni 80. A me personalmente ricorda Ghost and Goblins, dove prima di ogni livello si vedeva scorrere orizzontalmente tutta la mappa. Qui si impersona un cattivo e non un buono, quindi questo rigira un po' il cliché classico del gioco da tavolo. Chiari riferimenti alla Nintendo. Possiamo notare il marchio della Brotherwise, che ricorda il vecchio bollo dei giochi della Nintendo. La scatola delle espansioni è identica a quella dei giochi del Game Boy. Ci sono alcuni rimandi all'interno del gioco, no? ad esempio questo incantesimo con l'immagine di un fungo, che ricorda quello di Super Mario. Oppure la principessa in pericolo raffigurata come il personaggio di Peach. Abbiamo anche altri riferimenti, Assassin's Creed per esempio, oppure Cerbellus che è ispirato a Metroid, un altro classico Nintendo, e Xyzax che ricorda il Lich King di World of Warcraft della Blizzard. E per quanto riguarda le citazioni siamo a posto, direi. Questo gioco aveva tutte le carte regola per sfondare. Che cos'è che non è andato bene? Perché ci sono state comunque tante critiche anche dopo l'uscita delle espansioni. Probabilmente i giocatori che amano i giochi più complessi potrebbero trovarlo un po' noioso. C'è da considerare anche il fattore fortuna. Pescando solo una carta per turno si può spesso essere vittima del caso. Però detto questo, io credo che rovesciamenti all'interno della partita possano avvenire di continuo, anche grazie alle carte incantesimo. Esatto, gli incantesimi creano quella casualità e la possibilità di non giocare solamente la propria partita, ma di dover controllare i dungeon e le azioni degli avversari. Possiamo elencare quelli che sono i pro e i contro. Il prezzo, che certamente non è alto. Pixel. Piacciono sempre i pixel. Sì, la grafica di sicuro è un punto forte. È leggero, abbastanza rapido. Facile da spiegare e da imparare. Aspetti negativi: lo svolgimento della partita è molto legato al caso. Ci sono un po' di pecche sul regolamento, mi sembra un po' incompleto. Le regole non sono sicuramente complete. In definitiva, è un ottimo gioco per passare una serata dove non ci si vuole impegnare con giochi troppo complessi e perfetto per far avvicinare chi non conosce il mondo del board game. Non ci resta che fare una partita. Giochiamo! Dai!